Ti piace fare la spesa? E fare spese? Sono due cose molto diverse. Nel video di oggi ci focalizzeremo su uno dei verbi che noi italiani utilizziamo più spesso, anche quando in realtà ci sarebbero delle valide alternative. In questa video lezione vedremo insieme 10 espressioni con il verbo fare. Innanzitutto vi chiederò di descrivere alcune immagini e alla fine del video potrete mettere in pratica ciò che avrete appreso. Italiano con Eli è un canale in cui si parla in lingua italiana ed è pensato per chi sta studiando questa lingua. Ricordate che tutti i video hanno i sottotitoli in italiano, in inglese e in spagnolo. Ogni settimana pubblico un nuovo video, quindi potreste prendere in considerazione l'idea di iscrivervi e se attiverete la campanella riceverete una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. Io sono Elisabetta e sono una Neuro Language Coach. Cosa significa? Che mi occupo di formazione linguistica, ma per me una parte molto importante è data dalle neuroscienze e ciò che gli studi in materia ci dicono sul funzionamento del cervello e su come avviene l'apprendimento. Sono proprio queste conoscenze che mi aiutano a far sì che l'apprendimento dell'italiano nei miei studenti avvenga in modo veloce e nel modo più efficace possibile. Nella lezione di oggi ci occuperemo di uno dei verbi più frequenti nella lingua italiana, ovvero il verbo fare. Ma come si traduce questo verbo nelle altre lingue? Per esempio in spagnolo corrisponde al verbo hacer, in francese a faire e in inglese qui è un po' più complicato. Potremmo dire infatti che fare corrisponde a to do, ma anche to make, ma anche to have, ma anche to take. Dipende molto dal contesto nel quale questo verbo si utilizza. Se non ricordate la coniugazione del verbo fare, vi ricordo che potete dare un'occhiata a questa video lezione in cui ho spiegato i verbi della prima coniugazione, sia quelli regolari che quelli irregolari. Vi lascerò il link di questa video lezione nella descrizione qui sotto. Utilizziamo il verbo fare nei diversi contesti per indicare delle azioni ben precise. Cominciamo dalla numero 1. Che cosa stanno facendo queste persone? Stanno facendo una passeggiata. Si dice fare una passeggiata quando si esce di casa per fare un po' di moto e per stare all'aria aperta. Possiamo anche dire fare 2 passi oppure fare 4 passi. Mi raccomando, o 2 o 4, non utilizzate altri numeri perché non sarebbe corretto. Seconda immagine. Che cosa sta facendo? Sta preparando i bagagli per partire. Questo in italiano si dice anche con l'espressione fare la valigia. Questa tra l'altro potrei essere io perché a me capita sempre di sedermi sulla valigia. Capita anche a voi? Immagine numero 3. Che cosa indica? Indica il fatto di partire per un altro luogo. Questo in italiano è fare un viaggio. Ecco, questo è un punto importante. Ho notato che molti studenti stranieri
tendono a utilizzare il verbo viaggiare, quando in realtà noi italiani diciamo ho fatto un viaggio. Per esempio, ho fatto un viaggio in Spagna, non tanto ho viaggiato in Spagna. Quindi utilizzate questa espressione. E questo ragazzo che cosa sta facendo? Beh, lui sta facendo la spesa, ovvero sta acquistando generi alimentari, ovvero cibo e bevande. E queste ragazze che cosa stanno facendo? Loro stanno facendo spese, ovvero stanno acquistando vestiti, accessori, per esempio borse, scarpe. Come vedete, fare la spesa è molto diverso rispetto a fare spese. E ora la domanda è: a voi che cosa piace fare di più? Vi piace fare la spesa o fare spese? Devo dire che per me la scelta è difficile perché adoro mangiare, quindi per me mangiare è una cosa bellissima, una delle cose che preferisco, ma devo dire che mi piace anche fare spese, fare shopping, diciamo anche in Italia. Come sapete c'è un po' la tendenza a utilizzare molte parole straniere, in particolar modo le parole che provengono dalla lingua inglese. E nella sesta immagine che cosa vediamo? Questo è fare una foto o fare una fotografia. Come vi ho detto, spesso e volentieri utilizziamo il verbo fare al posto di altri verbi. Ebbene, il verbo che potremmo utilizzare in questo caso potrebbe anche essere scattare. Scattare una foto. Settima immagine. E loro che cosa stanno facendo? Loro stanno facendo la fila. Si dice fare la fila, significa fare la coda, mettersi in fila, per esempio davanti allo sportello. Bisogna quindi attendere il proprio turno. E questo simpatico ragazzo che cosa sta facendo? Oltre a cantare, intendo. Beh, lui sta facendo la doccia. Ciò significa che si sta lavando nella doccia. Diverso è quello che sta facendo questa ragazza, che invece sta facendo un bagno. Fare il bagno significa lavarsi nella vasca da bagno. A proposito, vi ricordate perché si utilizza da? Per quale motivo diciamo vasca da bagno? Se non lo sapete, vi consiglio la visione di questa video lezione, nella quale ho spiegato la differenza tra la preposizione di e da. Che cosa sta facendo questo bambino? Sta facendo colazione. Si dice infatti fare colazione, che è il primo pasto della giornata, quello che si fa al mattino. Tra l'altro, voi fate colazione? Perché la maggior parte dei miei studenti non la fa e non va bene. Ricordatevi che la colazione è il pasto più importante della giornata. Comunque, chiusa parentesi, vi dicevo, per i pasti della giornata in italiano noi diciamo fare colazione, poi però diciamo pranzare e per il pasto serale cenare. Purtroppo siamo sprovvisti del verbo colazionare, mi dispiace, non esiste.
Ora vi chiedo di passare all'azione. Come sapete è importante facilitare la formazione delle nuove connessioni neurali, pertanto facciamo subito un reimpiego delle strutture che avete appreso. A breve potrete leggere alcune frasi, non dovrete far altro che completarle con le espressioni che abbiamo appena visto. Numero 1. Sono iniziati i saldi. Andiamo a... Numero 2. Tutte le mattine marco con un cornetto e un cappuccino. Numero 3. In vacanza Luca e Sara sempre molte. Numero 4. Io e Carla nel parco tutti i giorni. Numero 5. Uffa, alla posta ho dovuto per mezz'ora. Numero 6. Ragazzi, quando non dimenticate di comprare il latte. Numero 7. Ogni anno Paola e visita un paese diverso. Ora potete fermare il video e riscrivere le frasi nei commenti. Vi è piaciuto questo video? Allora potreste mettere un mi piace e condividerlo con i vostri amici. Se poi decideste di iscrivervi al canale, io sarei felicissima. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli. Ebbene, che cosa? Per il pranzo, i sottotitoli e ciao, i sottotitoli. Colazione, si dice infatti chiarissimo, direi. Si è capito una mazza.